Inter Viktoria Pilsen, una notte fondamentale per il presente ma anche per il futuro dell'Inter. Domani a San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi si giocano il passaggio agli ottavi di finale di Champions, una prospettiva che, detto sinceramente, penso che condividerete anche voi, all'arrivo del sorteggio del girone di Champions League, il girone C di cui fa parte l'Inter, nessuno probabilmente si sarebbe aspettato. Inter che si ritrova nello stesso gruppo di Barcellona e Bayern Monaco, tutti ci davano sostanzialmente già costretti al passaggio in Europa League, e invece le due ottime prestazioni contro il Barcellona, che ci hanno portato a fare 4 punti su 6, ci stanno restituendo un possibile scenario che, voglio utilizzare questo termine, è a dir poco clamoroso, nel senso che l'Inter rischia davvero, è un rischio positivo, di eliminare il Barcellona e di passare al suo posto agli ottavi di Champions League. Domani quindi arriva il Viktoria Pilsen, ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, nuovo contenuto in cui facciamo un breve punto della situazione in vista della partita. Parleremo degli incassi che l'Inter potrebbe riuscire a fare se domani ufficializzasse il suo passaggio del turno. Parleremo chiaramente della gara di domani, che tipo di partita possiamo aspettarci, delle probabili formazioni e anche della questione Lukaku, che in teoria domani dovrebbe appunto tornare disponibile per la panchina. Difficilmente lo vedremo in campo, però tra poco ci torno. Lanciamoci quindi nel contenuto, come sempre un mi piace e un'iscrizione al canale vi chiedo prima di partire. Allora, dicevamo, il passaggio del turno che domani potrebbe già essere ufficializzato, e fra poco vi dico l'Inter si qualifica se, le varie combinazioni. È un passaggio del turno che io ho definito storico, nel senso che l'Inter fa tuttora parte del girone probabilmente più difficile di questa edizione della Champions League, eppure sta riuscendo a superare un Barcellona che non sarà il Barcellona di Guardiola, come si suol dire sempre, però è un Barcellona forte, un Barcellona che in estate ha speso tanto anche sul mercato, ed è un Barcellona che contro l'Inter non è mai riuscito a vincere. Ha perso a San Siro e stava anche per perdere in casa, tra l'altro, comunque ha strappato un pareggio. Sarebbe quindi un passaggio del turno storico per l'Inter, ma storico anche per Simone Inzaghi, perché nonostante sia un allenatore molto spesso accusato di magari eccessiva prudenza, di poco coraggio, in realtà in Champions League potrebbe centrare la sua terza qualificazione agli ottavi di finale. La prima con la Lazio nell'anno 2020-2021, dove peraltro è arrivato davanti al Club Brugge e allo Zenit, una squadra non fortissima ma comunque di grande tradizione europea a livello di partecipazione in Champions League. Poi ha passato il girone l'anno scorso con l'Inter, in un girone effettivamente non particolarmente difficile, ma con un Inter che non ci arrivava da più di 10 anni, e quest'anno rischia di fare la stessa cosa invece in un girone ben più complicato. La partita sarà domani, quindi mercoledì 26 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 18:45. La diretta sarà visibile su Amazon Prime Video, ma come sapete dalle ore 17:30, quindi un'ora e 15 prima del fischio d'inizio, saremo live anche qui su Passione Inter. Quindi mi raccomando, puntate le sveglie, o ancora meglio iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arrivano le notifiche. Ci troviamo appunto in diretta alle 17:30 per vivere questa importantissima serata. Vi dicevo le combinazioni attraverso cui l'Inter può qualificarsi. È molto semplice, ragazzi. L'Inter si qualifica ufficialmente agli ottavi di Champions League se fa almeno gli stessi punti del Barcellona. Nella partita contro il Victoria, il Barcellona invece affronterà il Bayern Monaco. È importante specificare che, come sappiamo, l'Inter gioca prima del Barcellona e quindi ha ulteriormente il destino nelle proprie mani, nel senso che battendo il Victoria non ci interesserebbe più la gara serale fra Barça e Bayern, perché saremmo ufficialmente qualificati. In caso invece di non vittoria saremmo qualificati se facessimo almeno gli stessi punti, quindi in caso di pareggio saremmo qualificati se il Barça pareggiasse o perdesse, in caso di sconfitta lo saremmo se il Barcellona perdesse. Quindi tutto nelle nostre mani, questo è abbastanza evidente. Le probabili formazioni, qui faccio subitissimo un disclaimer, diciamo, per ragioni di tempo sto registrando questo contenuto prima della conferenza di Simone Inzaghi, quindi se dovesse dare delle novità che fino ad ora erano piuttosto inattese, magari vi lasciamo un commento sotto il video YouTube, o comunque trovate tutti gli aggiornamenti sul nostro sito passioneinter.com. Rispetto a quello che si sa in questo momento, quindi pre-conferenza, vi posso dire che l'Inter, come dicevo prima, recupera finalmente Romelu Lukaku, sarà probabilmente a disposizione per la panchina. Si parla di un'autonomia di 15, massimo 20 minuti
che potrebbe effettivamente sfruttare domani sera, ma l'obiettivo dell'Inter, oltre a recuperarlo chiaramente, è quello poi di averlo al top della forma, soprattutto per Atalanta e Juventus, che sono 2 partite che ci saranno all'inizio di novembre, poco prima della sosta mondiale, in cui l'Inter purtroppo in campionato non può fallire. Avendo già buttato via diversi punti, anche in quelle partite sarà necessario fare almeno 4 punti su 6, mi permetto di dire, ma poi lo vedremo anche in base ai risultati delle prossime. In campo quindi dovrebbero scendere i titolarissimi al netto di Lukaku e di Brozovic, che anche lui è ancora indisponibile. Per chi ci segue su YouTube vi condivido lo schermo con le probabili formazioni, solo un paio di dubbi per Simone Inzaghi in vista della gara di domani, con Onana in porta confermato, Skriniar, De Vrij e Bastoni che torna dal primo minuto al posto di Acerbi, Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan in mezzo dovrebbero essere confermati, quindi Çalhanoğlu confermato regista con Aslani ancora in panchina. I 2 dubbi di cui vi parlavo riguardano gli esterni, perché attualmente sembrano in vantaggio ancora Dumfries e Di Marco, non è però da escludere non tanto Darmian sulla destra quanto Gosens sulla sinistra. Si parla di un Gosens che scalpita e quindi potrebbe addirittura partire titolare. In avanti, chiaramente, Dzeko e Lautaro Martinez confermatissimi, con Lukaku che, come dicevamo, potrebbe eventualmente subentrare a gare in corso, ma ripeto, non per più di 15-20 minuti. Questo è quello che filtra in questo momento. Per quanto riguarda il Victoria, che partita ci aspettiamo? In campo dovrebbero scendere, come vedete anche dalla grafica, con il consueto 4-2-3-1, una squadra che all'andata arrivava da un periodo di forma molto importante in campionato, era prima con 6 vittorie e un pareggio in 7 partite, mentre in Champions League ha un rendimento diametralmente opposto, perché in questo momento si trova ultima nel girone con 0 punti, 3 gol fatti, 16 gol subiti, 4 sconfitte su 4. Quindi, al di là delle scaramanzie del caso, possiamo dire che l'Inter parte nettamente favorita e ci aspettiamo ovviamente una vittoria. Dal punto di vista tattico giocano, come dicevo, con questo 4-2-3-1, appoggiandosi moltissimo sulla prima punta Ciori, che è un giocatore molto fisico, alto quasi 2 metri, e sfruttando poi gli inserimenti degli esterni d'attacco e dei centrocampisti per creare densità nell'area avversaria. Dal punto di vista tecnico, ripeto, non sono esattamente la squadra più forte d'Europa, però se andate a rivedervi la partita contro il Bayern Monaco, persa per 5-2, hanno fatto un paio di gol niente male, quindi massima attenzione comunque, come sempre bisogna fare quando si va a giocare in Champions League. In fase difensiva invece tendono a difendere molto bassi, i 2 centrocampisti, i 2 mediani si schiacciano a volte addirittura sulla linea dei difensori centrali, andando a formare un'unica linea molto nutrita, e questo quindi potrebbe portare l'Inter a giocare per gran parte del tempo nella metacampo avversaria, conducendo il pallone un po' come amava fare soprattutto l'anno scorso. Ecco, diciamo che i pezzi di partita in cui vedremo un Inter bassa e andando a cercare le ripartenze, secondo me domani saranno molto pochi, vista la differenza tecnica fra le 2 squadre. Questo è un po' il tipo di partita che mi aspetto e le probabili formazioni. Veniamo al tema però economico, che è quello che non dico interessa di più, però c'è da fare un discorso importante, perché domani l'Inter, dicevo in apertura di contenuto, potrebbe regalarsi un passaggio del turno importante anche per il futuro. Perché? Perché io di questa cosa non avremo probabilmente la controprova, ma io tendo a pensare che quando l'Inter a inizio stagione, la dirigenza, il presidente, eccetera, hanno fatto un po' il punto e hanno fatto le previsioni per l'andamento di questa stagione, la previsione a livello di Champions League non fosse il passaggio del turno alla vista appunto del girone. Quindi secondo me la previsione, dato che poi molto spesso si tende a individuare il caso peggiore, il peggiore scenario per regolarsi di conseguenza, la previsione secondo me era di un passaggio in Europa League, quindi terzi nel girone. Questa inattesa possibilità invece di arrivare agli ottavi ci garantisce una somma di denaro che fra poco vi dico, che probabilmente era completamente inattesa e quindi è molto positivo, sono praticamente dei soldi in più. Peraltro questa mattina alcuni quotidiani, mi pare soprattutto Tutto Sport, parlavano del fatto che questa somma aggiuntiva potrebbe essere utilissima soprattutto per il rinnovo di Skriniar, di cui ci si incontrerà con l'entourage a brevissimo, però in ogni caso sono dei soldi che l'Inter si ritroverà di bonus e che ci permettono quindi di vivere una stagione anche nella sua seconda parte con un filino di tranquillità in più. Poi chiaramente passare eventualmente anche ai quarti sarebbe incredibile, sarebbe straordinario, però
cerchiamo di portarci a casa già gli ottavi, che sarebbe tanta roba. Dal punto di vista economico, quindi veniamo al succo della questione: quanto incassa l'Inter se passa agli ottavi? Domani o all'ultima giornata? A prescindere. Vi condivido il nostro articolo, lo trovate su passioneinter.com, con le cifre complete. Allora, 9,6 milioni è il premio UEFA che deriva unicamente appunto dal passaggio agli ottavi. A questi 9,6 milioni naturalmente cosa si va ad aggiungere? Il market pool, che è sempre presente e che dipende anche da quante squadre poi si qualificano fra le italiane, perché ipotizzando i due scenari agli estremi, un Inter che si qualifica insieme a tutte le altre italiane o un Inter che si qualifica da sola con tutte le altre italiane eliminate, ti dà una quota di market pool diversa. E poi naturalmente l'incasso degli ottavi, perché avresti 2 partite in più da disputare, una delle quali ovviamente in casa, dove molto probabilmente ci sarà un tutto esaurito e dove, qualora dovesse arrivare un avversario importante, come fu il Liverpool l'anno scorso, potrebbe anche avere probabilmente dei prezzi leggermente aumentati. Quindi teniamo conto che ci sono tante variabili e tanti incassi, piccoli o grandi che siano, in più rispetto al singolo bonus di 9,6 milioni della UEFA. Quindi diciamo che la cifra stimata, poi chiaramente dipende, come vi dicevo, da tanti fattori, sarebbero circa 20 milioni di euro, che non fanno affatto male. Poi nel caso di ulteriori passaggi di turno, lo vedremo eventualmente in seguito, ci sarebbero altre somme. Quindi importante dal punto di vista tecnico, importante dal punto di vista economico. Io ragazzi vi dico in tutta franchezza, sono molto carico e sono anche un pochino teso per la gara di domani perché, come vi dicevo prima, io francamente non ci speravo ad inizio stagione in questo scenario così particolare, quindi sarebbe veramente super importante anche per tornare a far avere una certa abitudine al mondo Inter, sia inteso come squadra, che inteso come allenatore, che inteso come tifoseria, un'abitudine ad arrivare a certi livelli, perché purtroppo negli anni scorsi, nonostante delle squadre magari anche più forti rispetto a quella che abbiamo quest'anno, ci stavamo un po' abituando alla mediocrità, tra virgolette, intereuropea, quindi qualificazioni ai gironi e poi eliminazione costante. In realtà, anche grazie a Simone Inzaghi, quest'anno potremo iniziare a fare un pochino più l'abitudine di passaggi di turno e quindi di ambizioni un pochino maggiori. Questo era il punto. Allora ragazzi, in vista di Inter Viktoria Pilsen, io vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale in particolare perché domani ci ritroverete in diretta dalle 17:30, quindi non mancate, vogliamo vivere una grande serata insieme a tutti voi sperando di festeggiare chiaramente già domani il risultato migliore. Per il resto vi ricordo il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per continuare a parlare di tutti questi temi ed approfondire ogni discussione quotidianamente, club nel quale peraltro ci trasferiremo anche domani nel post partita, dopo le pagelle dei tifosi, come sapete chiudiamo la diretta e ci trasferiamo nel club, quindi se volete entrare a farne parte noi vi aspettiamo a braccia aperte. Ed infine, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al contenuto di ieri che calza a pennello con Inter Vittoria, perché si parla di Di Marco e si parla di Gosens, perché l'Inter è arrivata nel momento ideale, secondo noi, per operare questo cambio e mettere quindi Gosens titolare sulla sinistra. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link è proprio questo qua.